Lo hanno chiamato in tanti modi, lo hanno chiamato il boss dei due mondi, ma non era un boss, lui si definiva un soldato. Lo hanno chiamato Don Masino, ma lui preferiva Masino. L'hanno chiamato traditore e lui spesso non rispondeva. Voltava le spalle a chi lo definiva così. Ma se lo definivano pentito, ecco, questo no. A questo lui ribatteva. Diceva, non sono un pentito, sono un uomo che ha fatto delle scelte, ha compiuto la propria parabola di vita. È arrivato un momento nella vita in cui occorre cambiare, senza rinnegare nulla, quindi senza pentirsi, ma ammettendo di aver fatto degli sbagli. Lui era Tommaso Buscetta, l'uomo le cui rivelazioni sono state fondamentali per smantellare la vecchia Cosa Nostra. E questa è la sua storia. La nostra storia che riguarda Tommaso Buscetta, inizia nel 1980. Inizia quando Buscetta capisce che la vecchia Cosa Nostra sta finendo. Sul finire degli anni 70 Buscetta era stato in carcere, aveva stretto nuove alleanze, aveva rinsaldato vecchi rapporti, ad esempio con Francis Turatello, il re della notte di Milano, ne abbiamo già parlato in un video apposito, e in quell'occasione era stato anche avvicinato dalle Brigate Rosse e lui stesso poi aveva cercato il rapporto con le Brigate Rosse, non per motivi ideologici. Buscetta non è mai stato un uomo di sinistra, anzi si può quasi dire che non sia mai stato un vero uomo di politica. Era il periodo del terrorismo, era il periodo del rapimento dell'onorevole Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, rapito dopo la strage della sua scorta in via Fani a Roma e ritrovato cadavere dopo oltre un mese e mezzo di sequestro. Buscetta era stato incaricato attraverso vari passaggi che aveva visto coinvolti gangster, malavitosi, brigatisti in carcere, ma anche uomini dei servizi e carabinieri come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di ritrovare la prigione di Aldo Moro. Non era andata bene, ma Buscetta aveva capito in quel momento probabilmente che i rapporti della malavita con la politica stavano degenerando e che all'interno della stessa malavita di Cosa Nostra si stava preparando una seconda fase. Evaso dal regime di semilibertà nel febbraio del 1980, Buscetta era tornato a Palermo sotto la protezione di Nino e Ignazio Salvo, i cugini Salvo, i grandi esattori della Sicilia, i due imprenditori che, su mandato dello Stato, incassavano le imposte nell'isola. Nino e Ignazio Salvo erano all'epoca uomini di fiducia di Stefano Bontate, il principe di Villagrazia, il capo della vecchia Cosa Nostra, un uomo elegante, un uomo cui piaceva comandare, ma in maniera molto intelligente. Masino, che non era mai stato un capo naturale, non l'aveva mai voluto fare, era però un consigliere, potremmo definirlo così, un uomo cui venivano chiesti consigli. Perché? Perché era intelligente e quell'intelligenza l'aveva dimostrata non solo adattandosi in varie situazioni. Pensate al fatto che prima di allora, prima del 1980, era già stato in America, aveva imparato l'inglese, era già stato in Brasile, aveva cominciato a radicarsi in Brasile, aveva imparato il portoghese, aveva sposato una bellissima donna brasiliana, figlia di un noto politico. Masino era persona potente perché sapeva pensare, uno dei pochi dentro Cosa Nostra. Gli altri erano Bontate e Pippo Calò. Pippo Calò, tra l'altro, capo della famiglia di Portanuova, la famiglia a cui apparteneva inizialmente lo stesso Masino Buscetta. Di lì a poco avrebbe fatto il salto della quaglia, avrebbe tradito i suoi vecchi amici, i suoi vecchi compari, i suoi vecchi alleati, perché la seconda grande guerra di mafia era all'orizzonte. Per capire esattamente cosa furono le guerre di mafia, bisogna fare un robusto passo indietro, bisogna andare agli anni 60, al periodo in cui la vecchia mafia, quella rurale, quella che era stata combattuta dal prefetto Mori per ordine di Mussolini, si era riorganizzata, era diventata una mafia diversa, sempre radicata sul territorio, sempre fortissima, ma con interessi completamente diversificati. Non c'era più la tutela del piccolo bracciante piuttosto che dell'imprenditore o dell'agricoltore. No, signori, la nuova mafia puntava ai soldi e al potere, attraverso traffici sempre più rischiosi, a cominciare da quello della droga. Dagli anni 60 in poi, la Sicilia diviene crocevia di quel traffico che parte dall'Afghanistan, passa per la Turchia dove si realizza la morfina base, fa arrivare dei carichi sempre più grandi, sempre più pesanti,
nei porti della Sicilia, arrivano nelle raffinerie di Cinisi, poco lontano da Palermo, il terreno di Don Tano Badalamenti, Tano seduto come lo dipinge Peppino Impastato, e poi da lì prende il volo per gli Stati Uniti d'America. Questo enorme processo che inizia negli anni 60, si ramifica negli anni 70, esplode negli anni 80, diventerà noto al grande pubblico grazie alla Pizza Connection. E all'interno della Pizza Connection c'è anche una parte proprio per lui, per Tommasino. Tommasino che se n'era andato dalla Sicilia dopo la conclusione della prima grande guerra di mafia. Se era già andato in precedenza, ma aveva avuto dei problemi. Era stato arrestato per un piccolo incidente di percorso. Non riguardava la droga esattamente, era comunque contrabbando. Arrestato, condannato. E quella condanna, anni dopo, gli sarebbe costata cara in diversi processi, perché gli venne rinfacciata, perché non l'aveva mai menzionata ogni volta che era stato chiamato alla sbarra. Masino era stato negli Stati Uniti, aveva portato con sé parte della sua famiglia, aveva iniziato a lavorare. Masino era bravo, era figlio di un vetraio, aveva imparato molto bene il mestiere. Inizialmente anche lui lavorava nel mondo dei vetri, degli specchi, poi aveva aperto delle pizzerie. Attraverso quelle pizzerie e molte altre pizzerie sarebbe passato il canale della droga. Dagli Stati Uniti era tornato in Italia, aveva subito la condanna, poi si era spostato in Brasile, l'abbiamo già detto. Lì si era ricostruito un'altra vita. Il vero problema di Masino è che a lui le donne sono piaciute sempre molto, forse troppo. Se all'interno della vecchia Cosa Nostra c'era un codice comportamentale che imponeva agli associati di essere fedeli alla propria consorte, Masino aveva altri piani. Era stato sposato, ma si era fatto altre famiglie e aveva fatto figli, non tanti quanto suo padre. Pensate che Masino Buscetta era l'ultimo di 17 figli. Era un periodo diverso, una Sicilia diversa in cui la povertà era alimentata anche da famiglie molto numerose, in cui non si riusciva poi a mettere il pane in tavola per tutti. Ma Masino ha sempre cercato di affrancarsi da questa povertà lavorando alla sua maniera, un po' in maniera legale, un po' in maniera illegale. Torniamo a quella primavera del 1980, quando Salvatore Inzerillo, braccio destro di Stefano Bontate, chiede a Masino Buscetta di schierarsi dalla parte del principe di Villagrazia, di portare tutta la famiglia di Portanuova dalla parte della vecchia Cosa Nostra, perché lo scontro frontale coi corleonesi di Totò Riina, di Bernardo Provenzano, di Luciano Leggio non è più procrastinabile. Masino non intende sporcarsi le mani. Masino preferisce organizzare un'alleanza. Sa che non durerà molto, ma è sempre meglio di riportare la Sicilia agli anni 60, alla guerra di Michele Cavataio contro i vecchi boss. Una guerra che si era conclusa con la strage di Ciaculli e con le misure pesanti da parte della Repubblica, dello Stato italiano. Se si voleva continuare a fare affari, disseminare le strade di cadaveri non sarebbe stato proprio il miglior biglietto da visita. Buscetta aveva cercato di mettere i boss tutti allo stesso tavolo perché parlamentassero e poi se n'era tornato in Brasile, senza però riportare con sé tutti i figli, i più grandi, anzi, erano rimasti lì, compreso Benedetto, un figlio fragile, un figlio che aveva conosciuto anche la tragedia dell'eroina e che era rimasto in Sicilia teoricamente affidato alla tutela di Pippo Calò. Ecco, Benedetto sarebbe stato una delle vittime di mafia, delle vittime della Lupara Bianca, le sparizioni nel nulla senza che si trovassero più tracce della persona sparita. Quando Buscetta torna in Brasile, la sua moglie Cristina ha dei figli, ha tra l'altro un ulteriore figlio, l'ultimo, Stefano, che viene chiamato così in onore del suo vecchio amico Stefano Bontate, comincia a raccogliere segnali sempre peggiori. La guerra di mafia scoppia in maniera deflagrante. Viene prima ucciso Bontate, con un tranello, fermo a un semaforo, i killer coi Kalashnikov gli sparano addosso, lo massacrano. Poi Inzerillo a casa dell'amante. Il figlio di Inzerillo minaccia di reagire, di vendicare il padre al funerale, viene sequestrato. Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda, gli taglia un braccio e poi gli spara. È un segnale che va dato a tutti, non bisogna ribellarsi contro il nuovo potere dei corleonesi. Tano Badalamenti, Tano seduto, va in Brasile a cercare di coinvolgere Buscetta, gli chiede di intervenire, di diventare il paciere per chiuderla qui, per smetterla con questa guerra che sta facendo tanto male. Buscetta però non ne vuole sapere, è preoccupato perché diversi suoi familiari spariscono nel nulla in Italia, ma non vuole tornare in Italia, teme che una volta sbarcato all'aereo gli venga attesa una trappola, oppure magari qualcuno pensi di coinvolgerlo in un agguato a danno di qualcun altro o venga venduto a una delle due fazioni come vittima sacrificata. Il suo vecchio amico Pippo Calò ha già scelto
ha scelto di tradire i suoi vecchi amici, i suoi vecchi compari e di schierarsi interamente coi corleonesi. Tommaso Buscetta vede cambiare radicalmente la sua vita di lì a poco, quando in Brasile commette un errore, e non è quello di telefonare a casa, perché nelle sue telefonate si dimostra sempre molto prudente, viaggia moltissimo, si serve di telefoni pubblici a gettone, cambia spesso luoghi, viene tradito dalla presenza di un altro boss, Antonio Bardellino, boss della Camorra, tra l'altro in guerra contro quei Nuvoletta che sono gli unici napoletani affiliati a Cosa Nostra. Bardellino si nasconde a Rio de Janeiro, nello stesso stabile, nello stesso palazzo in cui abita Buscetta con la sua famiglia. I poliziotti brasiliani cercano di incastrare Bardellino, che però riesce a fuggire prima del blitz, ma si accorgono della presenza di Buscetta. È il 23 ottobre dell'83. Buscetta, che nel frattempo è andato nell'altra sua casa brasiliana a San Paolo, viene arrestato assieme alla moglie Cristina Guimarães, viene portato in carcere, interrogato, picchiato, torturato, minacciato di morte. Anche sua moglie viene minacciata di morte. I brasiliani non usano il guanto di velluto, anzi usano il guanto borchiato nei suoi confronti. Lo ritengono un trafficante di droga, lo vogliono far parlare, vogliono capire dove sono i soldi, dove è finita la cocaina. Buscetta non parla, ma in Italia c'è qualcuno che è molto interessato a Tommaso Buscetta. Quel qualcuno è la Procura della Repubblica di Palermo. Dopo la morte di Rocco Chinnici, dilaniato da una bomba, c'è un giudice molto sveglio, molto intelligente, cresciuto alla scuola di Chinnici, che ha preso in mano le indagini. Si chiama Falcone e vorrebbe proprio parlare con Tommaso Buscetta. Buscetta inizialmente non vuole farsi estradare in Italia. Quando il Brasile gli comunica che l'estradizione è stata garantita, Buscetta ingoia una piccola quantità di veleno che teneva sotto le unghie di una mano per farsi ricoverare in ospedale, vittima di convulsioni. Non è una dose fatale. Dopo un breve ricovero, Buscetta viene imbarcato su un aereo. Con lui c'è Gianni De Gennaro, il futuro capo della polizia. È riportato in Italia. Sbarca all'aeroporto di Roma il 15 luglio del 1984 e da quel momento in avanti la storia della guerra tra lo Stato italiano e Cosa Nostra cambia radicalmente, perché nei colloqui, non sono interrogatori, sono proprio colloqui, che Don Masino ha col giudice Falcone, si apre un mondo nascosto. Buscetta parla, racconta come è strutturata Cosa Nostra, la struttura piramidale, alla base i soldati che costituiscono le famiglie i mandamenti, coi capi mandamenti, e al di sopra di tutto la commissione, quella che viene chiamata in gergo la cupola, quella che prende le decisioni chiare. Sono questi i segreti che Buscetta porta alla magistratura italiana e sono i segreti che consentono a poco di svelare tutto quanto. La cosiddetta operazione San Michele, 366 mandati di cattura, eseguiti alcuni a Palermo, altri a Roma, Milano, a Frosinone, alcuni nelle carceri, smantella buona parte della struttura di Cosa Nostra. Non tutti vengono arrestati. Riina, Provenzano, sono alcuni di quelli che scappano alla giustizia per diversi anni. Pippo Calò, che a Roma si nasconde dietro lo pseudonimo di Mario Aglialoro, un presunto ingegnere, scappa, ma viene catturato poco tempo dopo. Viene istituito un nuovo modello di lavoro, è quello del pool antimafia. Viene istituito un nuovo modello processuale, viene istituito e viene istruito un nuovo processo, quello che diventerà il maxi processo, quello realizzato nell'aula bunker di Palermo, ricavata all'interno di un carcere, appositamente. Il processo a Cosa Nostra, un fatto epocale, viene accompagnato dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Uno, appunto, è Tommaso Buscetta, l'altro è Totuccio Contorno, Salvatore Contorno, killer di Cosa Nostra, detto anche Coriolano della Foresta, detto anche Prima Luce, che già aveva annusato l'aria, era rimasto vittima di un tentativo di assassinio proprio da parte di Scarpuzzedda e alla fine aveva deciso anche lui di collaborare. A loro due più avanti si affiancheranno altri collaboratori, Francesco Marino Mannoia, il chimico di Cosa Nostra, colui che raffinava la droga per conto di Cosa Nostra, e poi Calderone, Antonino Calderone, fratello di Giuseppe, della cosca di Catania. Sono questi uomini che con le loro rivelazioni permettono lo svolgimento del maxi processo. Certo, un maxi processo che successivamente verrà affossato negli altri gradi di giudizio, ma che confermerà in generale l'impianto accusatorio messo in piedi dalla Procura di Palermo, dall'ufficio guidato dal giudice Falcone. E bisogna dire che il rapporto tra Don Masino e Falcone resterà sempre solidissimo.
anche a distanza. Solo su una cosa non si troveranno mai d'accordo. Per lungo tempo Tommaso Buscetta rifiuta di fare i nomi dei contatti politici di Cosa Nostra. Dice che i tempi non sono maturi, dice che occorre avere pazienza, capire quando sarà il momento di parlare. Lo farà dopo la morte di Falcone, dopo gli attentati, dopo la stagione delle bombe. Allora sì, voterà il sacco definitivamente. Comincerà a fare nomi e cognomi, a cominciare da Nino e Ignazio Salvo. Poi arriveranno anche altri collaboratori come Geraci, come Mutolo, che parleranno ad esempio del ruolo di Vito Ciancimino, già accennato in precedenza, oppure di quello di Salvo Lima, potentissimo referente in zona di quello che probabilmente è il politico più potente d'Italia, Giulio Andreotti. La figura di Andreotti si incastra con quella di Masino Buscetta in occasione di un processo, il processo per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Ne abbiamo già parlato in un altro video. Buscetta rivela che Bontate, Inzerillo, Calogli avevano fatto delle rivelazioni, che Mino Pecorelli era stato ucciso per ordine dei cugini Salvo, su input della corrente andreottiana, perché lo stesso Pecorelli conosceva troppe cose, sapeva troppe cose, era determinato a pubblicare alcuni dei segreti di cui era a conoscenza, segreti imbarazzanti per Andreotti. Però la difesa di Andreotti sarebbe riuscita nel corso dei vari processi a insinuare il tarlo del dubbio dei giudici, un dubbio relativo all'attendibilità di Masino Buscetta come collaboratore di giustizia, ripescando piccole contraddizioni, ripescando quella prima condanna per contrabbando, ripescando vecchi fatti, le dichiarazioni di Buscetta e di uno dei pentiti della Magliana, Maurizio Abatino, vengono smontate pezzettino per pezzettino, fino a giungere all'ultima sentenza, quella di assoluzione, che smonta la condanna in corte d'appello. Tommaso Buscetta passa gli ultimi anni della sua vita tra la vita in America, dove è entrato nel programma di protezione dei testimoni da parte dell'FBI, nuove identità, nuove case che vengono cambiate in continuazione ogni qualvolta c'è il sentore che qualcuno possa aver riconosciuto Masino e la sua famiglia, e i viaggi in Italia per testimoniare i processi. Nel 1994 Buscetta, già malato, rilascia un'intervista al giornalista Ennio Remondino, e questa intervista scuoterà l'opinione pubblica italiana. È un'intervista che riguarda i rapporti tra Cosa Nostra e la politica. Buscetta continuerà a essere visto come il boss dei due mondi, l'etichetta che non gli apparteneva, non era mai stato un boss, come un uomo combattuto tra il suo passato criminale e il suo presente da collaboratore di giustizia. Malato di cancro terminale, Buscetta muore il 2 aprile del 2000 a Miami, in Florida, con a fianco la moglie Cristina e gli ultimi figli. Sepolto sotto falso nome a North Miami, Buscetta resta ancora oggi, a tanti anni dalla sua scomparsa, una figura chiave nel complesso rapporto tra la lotta alla mafia, le connivenze mafiose e le varie anime di Cosa Nostra: vetraio, artigiano, pizzaiolo, imprenditore boschivo, ma anche accusato di traffico di droga, di traffico di sigarette, accusato di essere un boss malavitoso o comunque parte di un'organizzazione criminale stratificata e piramidale. Chi era alla fine Tommaso Buscetta? Era un siciliano, era un uomo di Portanuova, era un mafioso, era un palermitano, ma voleva anche comunicare qualcosa parlando con Giovanni Falcone. Voleva dire semplicemente che la società, anche quella siciliana, anche quella palermitana, cambia, e dopo l'assaggio della polverina o delle polverine, della droga che avvelena l'anima prima che il corpo, Cosa Nostra non era più la stessa, era cambiata, era diventata qualcosa da abbattere. Nel suo italiano perfetto, ma anche nel suo buon inglese, nel suo ottimo portoghese, Buscetta riusciva a comunicare tutto questo. Mentre Totuccio Contorno faceva fatica a parlare italiano, parlava quasi solo in siciliano. Buscetta era conscio dell'importanza delle parole, voleva farsi capire bene e ha speso quello che gli è rimasto da vivere per aprire gli occhi a molti sul rischio rappresentato dalle mafie, ben sapendo che lui quel rischio lo aveva corso, cosciente, sin da quando era un ragazzino, sia a diventare il trade union tra i vari continenti e sino a scegliere di accettare anche la qualifica di traditore.